bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Prima di iniziare la lavorazione, vi spiego cosa dobbiamo fare. Sto lavorando con l'uncinetto del 3,5 e il filato Baby Soft Natural Line. È uno sprone rettangolare, aperto. Nel mio caso ho una circonferenza, una scollatura di 47-48 cm. E con l'uncinetto del 3,5 e quel filato ho avviato 90 catenelle più 1. Ovviamente se cambiate filato e uncinetto dipende dal filato, se il filato è più grosso e l'uncinetto più grosso, per avere questi centimetri dovete avviare meno catenelle. Se invece è più sottile dovete aggiungere altre catenelle per avere questa circonferenza. Oppure, se volete una circonferenza più scollata, cioè una scollatura del collo più abbondante, potete avviare una catenella che poi, una volta che avete posizionato sul piano e misurato col centimetro, potete avere anche una circonferenza di 54-56 centimetri. Basta aggiungere le catenelle iniziali. Per la suddivisione ho fatto 90, che sono le catenelle totali, diviso 6, perché lo sprone è rettangolare. Il risultato sono i lati corti, quindi 15, 90 diviso 6 che è 15, vado a posizionare sulle spalle e i quarti anteriori. Per avere il dietro, che è il doppio del davanti, dobbiamo fare 15 per 2. Il risultato è 30. Quindi abbiamo i lati corti di 15, i quarti anteriore di 15 e il lato lungo che è del dietro che è 30. Se avete avviato una catenella di 100 maglie, il procedimento è uguale, la suddivisione è uguale. Bisogna fare 100 diviso 6. Il risultato che vi viene sono i lati corti, quindi l'andate a posizionare sulle spalle e sul davanti. Il davanti che deve essere, cioè il dietro deve essere il doppio del davanti, bisogna poi fare il numero che vi è venuto per 2 per avere il dietro. Adesso possiamo iniziare. Vi faccio passare gli occorrenti e avviamo il tutorial. Stabilita la vostra scollatura, una volta avviate le catenelle, nel mio caso sono 90, vado ad aggiungere una catenella per poter voltare. Salto la catenella che abbiamo appena fatto, vado nella catenella successiva e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta. Devo andare a lavorare il quarto anteriore per un totale di 15 maglie alte. Questa è la prima, la seconda, vado a fianco una terza maglia alta, a fianco quarta, a fianco quinta maglia alta e vado avanti fino ad avere un totale di 15 maglie alte. Una volta che avete lavorato il quarto anteriore, dobbiamo aggiungere 2 catenelle che corrispondono agli aumenti. Quindi nel giro successivo, nelle 2 catenelle che sono gli angoli, faremo sempre gli aumenti. Quindi queste sono 15, aggiungo 2 catenelle di separazione e nella catenella successiva lavoro la prima maglia alta. Devo lavorare le spalle e nel mio caso sono sempre 15 maglie alte. Questa è una seconda maglia alta, una terza maglia alta, quarta maglia alta e vado avanti fino a 15.
Abbiamo diviso anche la nostra spalla con 15 maglie alte. Aggiungo 2 catenelle di separazione che corrispondono ai nostri angoli e per quanto riguarda il dietro devo lavorare 30 maglie alte. Quindi vado nella catenella successiva a fianco e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta. Devo andare a lavorare un totale di 30 maglie alte. Poi lavoro 2 catenelle di separazione e di nuovo 15 maglie alte per quanto riguarda la spalla. Di nuovo 2 catenelle di separazione e nella catenella successiva iniziamo a lavorare il quarto anteriore, sempre con 15 maglie alte. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Ecco, questo è lo sprone che noi abbiamo diviso. Quindi abbiamo i quarti anteriore che sono di 15 maglie alte, le spalle 15 maglie alte e il dietro 30 maglie alte, separate da 2 catenelle. Una volta che abbiamo suddiviso il nostro sprone, andiamo a lavorare maglia alta su maglia alta e dove abbiamo le catenelle facciamo l'aumento per far aumentare il nostro sprone. Quindi mi alzo sempre con una catenella, rientro nella maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta. Maglia alta su maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. A fianco, maglia alta. Sono andata avanti con la lavorazione e mi ritrovo dove ho le catenelle di separazione. Quindi lavoro le maglie alte sulle maglie alte. Qui ho l'ultima maglia alta prima delle catenelle e lavoro una maglia alta. All'interno delle 2 catenelle lavoro l'aumento, che consiste nel 2 maglie alte nelle catenelle di separazione 1 e 2. Quindi ogni tratto cresce di 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione e rientro nello spazio e lavoro 2 maglie alte 1 e 2. Qui ho la maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta. Proseguo con le maglie alte su maglie alte. Una lavorazione molto semplice. Mi ritrovo nuovamente dove ho le catenelle di separazione e a questo punto dobbiamo fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Abbiamo fatto un altro aumento. Devo proseguire lavorando maglie alte su maglie alte fino ad arrivare dove ho le altre catenelle per poter lavorare nuovamente l'aumento. Quindi proseguo in questo modo, dove ho le catenelle vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Terminato anche il secondo giro. Devo ripetere questa lavorazione fino ad avere le misure per quanto riguarda la spalla, il dietro e il raglan. Quindi vado avanti con questa lavorazione molto semplice fino a raggiungere le mie circonferenze. Una volta che ho terminato, giro il lavoro e mi alzo sempre con una catenella e maglia alta nella maglia alta sottostante. Faccio questo per avere un bordino più sostenuto. Continuo la lavorazione di maglie alte fino ad arrivare dove ho le catenelle di separazione per lavorare all'interno l'aumento.
Quindi vado avanti con le maglie alte. Qui ho le maglie alte dell'aumento del giro sottostante, lavoro maglia alta su maglia alta e aumentiamo di 2 maglie alte. All'interno della catenella, delle 2 catenelle, lavoro una maglia alta, una seconda maglia alta, 2 catenelle, rientro e 2 maglie alte, 1 e 2, maglia alta su maglia alta. Proseguite questo fino a terminare tutta la lavorazione e a raggiungere le vostre circonferenze. Quando arrivate dove avete le catenelle di separazione, all'interno lavorate 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo è lo sprone dopo aver lavorato gli aumenti e le maglie alte, quindi siamo andati ad aumentare la nostra parte di sopra. Andiamo a posizionare bene gli aumenti e la parte di sopra e vi dico le mie circonferenze. Per quanto riguarda la circonferenza del torace sono, misurando da una punta all'altra, 43 centimetri e mi sono fermata, anche perché poi quando vado a chiudere vado a recuperare in centimetri con le 2 maglie alte e le 2 catenelle di separazione. Se invece voi non siete arrivate alla vostra circonferenza, andate avanti con i giri. Se invece siete arrivate alla lunghezza del raglan, nel mio caso è 18, invece di andare avanti con i giri, aggiungete quando andiamo a chiudere, invece di 2 catenelle, aggiungete le catenelle necessarie per avere la vostra circonferenza. Quindi per quanto riguarda il raglan, vi ho detto sono 18 centimetri, quindi per me vanno bene. E la manica sono un totale di 17 centimetri. Adesso vado a chiudere il sottomanica. Adesso vado a lavorare, giro in questo modo, le maglie alte sulle maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo fatto l'aumento e da questo momento in poi non facciamo più aumenti. Quindi vado avanti con le maglie alte. Sono arrivata dove ho le 2 catenelle di separazione. Lavoro l'ultima maglia alta dell'aumento e all'interno delle 2 catenelle lavoro sempre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Nel mio caso bastano solo 2. Se invece voi dovete aumentare ulteriormente la parte del torace, invece di 2 vedete quante catenelle vi servono per raggiungere la vostra circonferenza. Filo su un uncinetto, prendo la parte del dietro, entro nelle catenelle di separazione, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è il davanti con il dietro che abbiamo unito. Lavoro maglie alte su maglie alte e arrivo dall'altra parte e vi faccio rivedere l'unione. Anche da questo lato facciamo la stessa cosa, quindi 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Nel mio caso ho solo bisogno di 2 catenelle, piego in questo modo e vado a rientrare dove ho le catenelle di separazione e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. E a questo punto maglia alta su maglia alta. Andate avanti e poi vi faccio vedere come lavorare sulle catenelle che abbiamo aggiunto. Terminato il giro e ho riavviato la mia lavorazione, quindi ho girato il lavoro e ho lavorato maglia alta su maglia alta.
E adesso, una volta arrivata qui sulle 2 catenelle di separazione sulle maglie alte, vi faccio vedere come lavorare. Se avete aggiunto 6 catenelle, dovete lavorare 6 maglie alte sulle catenelle. Io ho aggiunto solo 2 maglie alte e lavoro 2 catenelle, scusate, e lavoro 2 maglie alte. Quindi questa è la maglia alta che ho lavorato nelle catenelle di separazione. Questa è la seconda maglia alta lavorata nella catenella di separazione e lavoro una maglia alta sulla prima catenella e una seconda maglia alta sulla seconda catenella. E ripeto le maglie alte su maglie alte, quindi maglia alta qui dove ho la maglia alta nella catenella, una seconda maglia alta e vado a lavorare anche dall'altra parte la stessa cosa. Ho lavorato altri 2 giri, maglia alta su maglia alta con lo sprone aperto. Adesso vado a unire i 2 quarti. Nel mio caso non devo aggiungere catenelle per poter unire i 2 quarti, ma se a voi non vi servono delle catenelle per poter raggiungere, mettiamo vi servono 3 catenelle, 1, 2 e 3, lavorate le 3 catenelle in più. Basta aggiungere le catenelle necessarie per avere un buon movimento e andiamo a chiudere nella maglia alta con una maglia bassissima e così abbiamo chiuso il davanti, i 2 quarti anteriori e dobbiamo lavorare maglia alta su maglia alta. Nel mio caso invece non devo aggiungere catenelle, quindi una volta che ho terminato il giro con la maglia bassissima mi vado a chiudere nella maglia alta dell'altro quarto e questo è il mio sprone. Mi riavvio con una catenella e lavoro la maglia alta sulla maglia alta e proseguo la lavorazione con maglie alte. Dal giro successivo vado a cambiare il colore e devo preparare il lavoro per un nuovo punto. Una volta che abbiamo unito i 2 quarti, questa è l'apertura, ho tagliato il filo e vado a lavorare con il filo grigio per spezzare un poco. Cambiamo anche il punto, quindi andiamo a contare le maglie alte che abbiamo sotto e ci deve servire un numero di maglie alte che sia multiplo di 5. Nel mio caso ho 160 maglie alte che sono multiplo di 5, però io nella lavorazione vado a inserire altre 5 maglie alte, alla fine vado a fare 165 maglie alte per avere una larghezza più comoda. Quindi con il filo grigio mi avvio da sotto alla manica. Prendo il filo e mi alzo con una catenella e una maglia alta. Vado a lavorare maglie alte come si presentano in questo modo. Poi vado a inserire un totale di 5 aumenti. Se voi volete più aumenti o avete il numero necessario di maglie alte che sono già multiple e non volete aggiungere altre maglie, potete farlo tranquillamente. Io vado a fianco e lavoro il primo aumento, una maglia alta, rientro maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta normalmente, a fianco maglia alta normale e vado avanti fino ad avere un totale di 165 maglie alte. Quindi il multiplo del punto che dobbiamo lavorare è di 5. Qui
inserisco un secondo aumento. Una volta che abbiamo raggiunto il nostro multiplo che è di 5, nel mio caso ho aggiunto solo 5 maglie alte per avere una larghezza maggiore mentre lavoro nella lavorazione della maglia. Se voi invece non volete la maglia larga, andate avanti nel contare le maglie e aggiungete le maglie necessarie per arrivare al multiplo. Per avere ulteriore larghezza vado a cambiare uncinetto e lavoro con l'uncinetto del 4 e iniziamo la lavorazione del punto. Mi alzo con una catenella e maglia alta nella maglia alta sottostante. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 1 e 2, vado nella terza maglia alta e lavoro di nuovo la prima maglia alta, una seconda maglia alta a fianco e una terza maglia alta a fianco. 2 catenelle, salto 1, salto 2, vado nella terza maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Quindi questo è il motivo che dobbiamo ripetere. 2 catenelle, salto 1 e 2, nella terza lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e a fianco 3. Vado avanti fino a terminare il giro. Ho terminato il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, salto 1 e 2 e vado nella terza maglia alta con una maglia bassissima. Devo lavorare all'interno delle catenelle di separazione, quindi mi sposto con maglie bassissime fino ad arrivare dove ho le catenelle di separazione e lavoro un'altra maglia bassissima. Devo lavorare all'interno 3 maglie alte, questa è la prima, una seconda maglia alta e una terza maglia alta, una catenella di separazione e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado direttamente nello spazio qui dove ho le 2 catenelle e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi questa è la sequenza che dobbiamo lavorare. Nello spazio delle 2 catenelle lavoro 3 maglie alte separate da una catenella, quindi 2 e 3, una catenella, rientro altre 3 maglie alte, 2 e 3. Ho terminato anche il secondo giro e vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nella maglia alta a fianco. Dobbiamo ripetere le 3 maglie alte separate da 2 catenelle, però siccome abbiamo una base diversa dobbiamo lavorare le 3 maglie alte all'interno della catenella di separazione. Quindi con maglie bassissime mi porto sempre al centro dove ho la catenella di separazione e mi alzo con una catenella e lavoro la prima maglia alta. Rientro una seconda maglia alta, rientro una terza maglia alta. 2 catenelle di separazione. Vado qui dove ho
la catenella tra 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte e lavoro all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Qui di nuovo 3 maglie alte e dobbiamo ripetere questa lavorazione fino a terminare il giro. Dal giro Nel prossimo giro dobbiamo ripetere le 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte all'interno delle 2 catenelle. Però andate avanti e poi ve lo faccio rivedere. Quindi all'interno della catenella in questo giro lavoriamo 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Sono arrivata al termine del giro. Devo lavorare 3 maglie alte all'interno della catenella e chiudere 2 catenelle di separazione e chiudere con una maglia bassissima. Però vi faccio vedere casomai volete fare ulteriori aumenti. Quando lavorate potete inserire 6 aumenti e lo lavorate all'interno di 3 maglie alte del punto dove abbiamo fatto 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, qui dove abbiamo questo spazio possiamo lavorare 3 maglie alte all'interno di questo spazio e 2 catenelle di separazione. E poi all'interno della catenella ripetiamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E così abbiamo realizzato un aumento e nel giro successivo poi riprendiamo la lavorazione di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Lo lavoriamo qui e anche qui. E quindi poi ci ritroviamo con un aumento. Potete inserire in modo sparso un giro dove fate 6 aumenti, inserite gruppetti di 3 all'interno dello spazio tra un punto di 3 maglie alte e l'altro. Se invece non volete fare aumenti, andate avanti tranquillamente. Io vado a continuare in questo modo lavorando nella catenella di separazione 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle e vado all'interno della maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto sempre con maglie bassissime dove ho le catenelle di separazione per ripetere il punto di 3 maglie alte. Questa è la prima, una seconda e una terza, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Andiamo direttamente nello spazio e continuiamo la lavorazione in questo modo. Nel giro successivo dobbiamo lavorare 3 maglie alte all'interno della catenella di separazione e andiamo avanti fino alla nostra lunghezza. Se inserite gli aumenti, potete inserire un giro dove fare 6 aumenti, il giro successivo lavorate le 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte anche dove avete aggiunto l'aumento con le 2 catenelle e poi lavorate 3-4 giri senza fare aumenti per vedere poi la larghezza della maglia. Se volete inserire altri aumenti basta fare in questo modo. Andate avanti e poi ci vediamo al termine della lavorazione per dirvi quanti centimetri è lunga la mia maglia. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato del punto. Come vedete è molto bello, sembrano dei piccoli cerchi. Ho cambiato il colore e ho inserito solo 5 maglie in più. Il multiplo del punto traforato è di 5, quindi se voi volete aggiungere altre maglie in più basta aggiungere sempre 5. Io ho inserito solo un motivo in più, quindi mi ritrovavo con 160 maglie alte e poi inserendo 5 maglie ho un risultato di 165 maglie alte. Quindi andando avanti nella lavorazione potete inserire gli aumenti o qui oppure come vi ho spiegato prima tra un punto di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, qui al centro inserire l'aumento e poi andare avanti con la lavorazione. Vedete quanti aumenti volete inserire
Per quanto riguarda la lunghezza della mia maglia, misurando dalla spalla fino a tutta la lavorazione, sono un totale di 52 centimetri e mi sono fermata. Adesso vado a riprendere con l'uncinetto del 3,5 intorno alla scollatura e al collo. E questo lo vado a fare con il colore jeans. Quindi entro in un punto qualsiasi, faccio un piccolo cappietto, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, a fianco una maglia alta e proseguo questo salendo anche da questa parte e lavorando tutto il collo. Una volta che sono arrivata qui dove ho l'inizio tra il davanti e il collo, qui dobbiamo formare l'angolo e lavoro in questa maglia alta 3 maglie alte nello stesso punto per far girare il lavoro. Ecco qua. Adesso vado a lavorare le maglie alte dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione del collo, quindi non dobbiamo far altro che lavorare le maglie alte sulle maglie alte sottostanti e anche quando arriviamo dall'altra parte per far girare l'angolo dobbiamo lavorare 3 maglie alte. Quindi proseguo in questo modo fino a terminare il giro, poi scendo e ritorno indietro. Qui lavoriamo maglia alta su maglia alta, quindi vado qui, maglia alta, qui lavoro una maglia alta e a fianco una maglia alta. Vado avanti fino a terminare il giro. Una volta che ho terminato il giro, questo è il risultato. Vedete qui si vede bene come gira il lavoro. Arrivata al termine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima nella catenella d'inizio e ho tagliato il filo e blocco con una catenella di sicurezza. Adesso vado a lavorare un altro giro, quindi entro dove ho chiuso, lavoro un cappietto, faccio un cappietto, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, maglia bassa, a fianco, maglia bassa e proseguo questo e quando arrivo dove abbiamo fatto l'angolo, dove ho la maglia centrale, ripeto l'aumento. Quindi andate avanti e poi ve lo faccio rivedere. Proseguo con maglie basse fino dove abbiamo formato l'angolo. Arrivata dove ho l'aumento, lavoro la prima maglia alta sulla maglia alta sottostante dell'aumento. Sulla maglia centrale ripeto l'aumento di 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Questo per far girare meglio il lavoro. Poi maglia bassa su ogni maglia alta sottostante e lo ripeto da questa parte e anche dall'altra parte. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo chiudere con una maglia bassissima dove abbiamo iniziato il lavoro e poi possiamo passare alle maniche. Ecco, questo è il risultato del nostro collo, della nostra scollatura. Se qui non vi piace questo effetto, potete fare una diminuzione. Io l'ho indossata e va bene. Per quanto riguarda la manica, vado a fare solo una piccola manica accennata, non faccio una manica lunga. E per quanto riguarda
le diminuzioni, se dovete fare le diminuzioni vi conviene farlo sotto al sottomanica. Io faccio solo 3 diminuzioni e li vado a fare tutte e 3 vicine. Quindi con l'uncinetto sempre del 3 e mezzo entro, lavoro una catenella e una maglia alta. A fianco entro con l'uncinetto e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado a fianco, maglia alta chiusa a metà e ho lavorato la prima diminuzione. Vado a fianco, maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà. Questa è una seconda diminuzione e vado a fianco e lavoro maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà e ho 3 diminuzioni. Adesso continuo la lavorazione lavorando maglie alte su maglie alte. Vado a fianco, maglia alta, vado a fianco, maglia alta fino a terminare il giro. Poi riprendo la lavorazione sempre con il color jeans e lavoro questo per 3 giri. Se voi volete fare una manica lunga potete farla tranquillamente. Una volta che abbiamo finito il primo giro, ripetiamo la lavorazione di maglie alte, andiamo a lavorare in tondo. Quindi mi sono alzata con una catenella e rientro e lavoro una maglia alta. Qui dove ho la diminuzione lavoro una maglia alta, qui una maglia alta e proseguo la lavorazione questo giro e il prossimo giro. Quindi le faccio una piccola manica. Se voi volete una manica più lunga per dare un effetto diverso, potete andare avanti con i giri. Proseguite questa lavorazione e dovete ripetere la stessa cosa anche dall'altra parte della manica. Una volta che finite questo, potete tagliare i fili e la maglia è pronta per essere indossata. Come avete visto nell'anteprima iniziale, tutto l'insieme della maglia è molto particolare, anche i due abbinamenti di colore. Per quanto riguarda il collo, anche se volete continuate con i giri, però a me piaceva in questo modo, tipo un piccolo collo alla coreana. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete i miei tutorial. Non perdete il prossimo appuntamento e grazie per la visione.